Se hai difficoltà a studiare la lingua italiana, se vuoi cambiare metodo o semplicemente se stai cercando alcune nuove idee, beh, sei nel posto giusto. Resta con me fino alla fine per scoprire 5 modi originali per studiare la lingua italiana, validi in realtà anche per qualsiasi altra lingua. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale. Per chi non mi conosce, io sono Ale e insegno lingua italiana online. Questo è il mio primo video del 2024 e ho pensato che non c'è modo migliore di iniziare il nuovo anno che dandovi qualche consiglio su come studiare la mia lingua in modo piuttosto originale. Sono tutti metodi a prova di bomba perché io stesso li uso per studiare le lingue straniere. Quindi posso garantirvi che funzionano, sono testati. Ok, forse partiamo da una cosa un po' scontata e non troppo originale, ma importantissima. Trovare un insegnante non è solo qualcosa che vi permette di essere guidati nell'apprendimento, ma anche che lo struttura. La miglior piattaforma per fare questo è sicuramente italki, una delle applicazioni più utili che siano mai state inventate. Ci sono più di 30.000 insegnanti, di cui 800 tutti per la lingua italiana, sia professori certificati, sia italiani che si sono messi in gioco in questa avventura. È quindi possibile anche trovare prezzi molto bassi e super competitivi. Io personalmente l'ho usata davvero molto e la sto usando tuttora. Sto imparando il tedesco con Martina. Allora, qua bisogna connettere le parole alle immagini. Kochen, giusto, che è Ok. cucinare. Chi è che cucina? Ah sì, in alto a destra. Adoro questa piattaforma anche perché puoi scegliere più insegnanti, puoi provare più insegnanti prima di scegliere il più adatto a te. Puoi ovviamente trovare anche il miglior orario per te e discutere la metodologia da utilizzare con l'insegnante. Ho finito il Ah, tempo, perché c'è dobbiamo anche il iniziare. tempo. Ho fatto 0 su 12. Quindi studiare con un insegnante è fondamentale per strutturare l'apprendimento. Sapere che ogni lunedì o ogni giovedì pomeriggio avrò lezione di lingua mi impegna a partecipare e mi dà motivazione. Cosa molto diversa, ad esempio, da un videocorso per il quale magari pago un sacco di soldi e poi non ho mai voglia di seguirlo. Comunque, se volete provare italki, trovate il link nella descrizione del video. Puoi anche usare il mio codice sconto ALE per ottenere 5 euro di sconto su una lezione di almeno 10. Il 2023 verrà per sempre ricordato come l'anno dell'intelligenza artificiale. Questo nuovo sistema appena introdotto ha già iniziato a rivoluzionare alcuni ambiti della nostra vita, con i suoi pro e i suoi contro. Io stesso, per scrivere il copione di questo video, ho chiesto a ChatGPT che consigli avrei potuto dare ai miei studenti. Beh, poi in realtà ho scritto cose completamente diverse, ma è stato un confronto interessante. Ma veniamo al punto. Come studiare italiano con questa forma di intelligenza? È molto semplice. Basta andare nel sito e chiedere a ChatGPT di studiare con voi. Vi consiglio di scrivere questa frase per ottenere la migliore esperienza. È il risultato di molte prove e tentativi che ho fatto. Ciao, oggi vorrei imparare l'italiano con te. Fa finta di essere un mio amico italiano, inventa tu il nome e tutti gli altri dettagli sulla vita e tienili a mente per rispondere a tutte le domande che ti farò e per interagire con me. Potrete così interagire con questa chat avendo una conversazione completamente in italiano. Vi lascio anche questa frase nella descrizione così potete copiarla e incollarla nel sito. In
Immersi in un mondo di colori vivaci, creature fantastiche e storie coinvolgenti, i libri per bambini possono diventare i nostri alleati segreti in questa affascinante avventura nell'apprendimento della lingua italiana. Sinceramente non ho mai sentito un altro insegnante di lingua dare questo suggerimento. Però io, che ho avuto una lunga esperienza come insegnante di scuola primaria, credo che sia davvero un ottimo consiglio. Se ci pensate bene, tutti i madrelingua italiani hanno imparato la lingua attraverso queste storie, a casa o a scuola. I libri per bambini sono il regno delle immagini e delle illustrazioni incantevoli. Mentre segui la storia, le immagini ti aiutano tantissimo a collegare le parole alla rappresentazione visiva, facilitando la comprensione e aumentando il tuo vocabolario. Le storie per bambini sono anche un laboratorio di grammatica naturale. I racconti seguono strutture linguistiche chiare e semplici, fornendo un terreno fertile per l'apprendimento graduale delle regole grammaticali. Infine, pensate anche a tutta la cultura che potete assorbire da questi libri. Anche qui vi lascio in descrizione il link di alcuni libri che potete utilizzare. Attenzione! Non voglio parlarvi dell'applicazione migliore del mondo che dovete assolutamente utilizzare, ma di un'esperienza che vi invito a fare, quella di cercare nel mare del vostro App Store o di Google Play e di sperimentare varie applicazioni. Potete cercare app per la grammatica, app per giochi linguistici o semplicemente app con delle flashcards. Ogni volta che inizio ad imparare una nuova lingua, mi piace fare questa esperienza, rovistando tra le varie applicazioni e provandone alcune. Anche solo se provate un'applicazione per 10 minuti non è tempo perso, ma nel frattempo avrete sicuramente imparato qualche nuovo vocabolo o qualche nuova frase. Non abbiate paura di perdere tempo e sperimentate. Poi magari troverete applicazioni che vi piacciono e potrete usarle con costanza. Tra le varie opzioni vi suggerisco LingoPie per studiare la lingua italiana guardando i film e DuoCards per studiare con le flashcards. Lascio tutti i link in descrizione. Questo è un metodo che personalmente non uso perché sono innamorato della cucina italiana e quindi quando studio una nuova lingua non vado a vedermi le ricette. Ma se siete appassionati alla cucina del mio paese, questo metodo è perfetto. Potete assaporare una carbonara, una bruschetta o una torta assieme alle dolci parole della lingua italiana. Quale modo migliore di unire la lingua ai sapori del cibo? Se imparate nuove parole ed espressioni in questo modo, non le dimenticherete mai più. Per le ricette potete seguire dei video su YouTube o dei libri. Vi consiglio anche un canale, che è il mio preferito quando si tratta di ottime ricette italiane, che si chiama Giallo Zafferano. Vi lascio anche questo link in descrizione. Molto bene, questi sono i 5 consigli che ci tenevo a darvi per studiare la lingua italiana in modo originale nel 2024. Che dire, spero che riusciate a provarli tutti e a portarne avanti almeno uno. Per me sarebbe una grande soddisfazione. Ah, e se provate questi metodi, scrivetemi poi nei commenti com'è andata. Noi ci vediamo nella prossima lezione. A presto!